Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronto il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei condividere con te alcuni trucchi davvero utili, utilizzabili da subito, che ti potranno aiutare ad arredare e decorare al meglio la tua casa. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non perdiamo tempo ed entriamo subito nel vivo dell'argomento. Alcuni di questi trucchi li ho già menzionati in altri video, però ripetere non guasta mai. Il nastro per mascherature è un nastro che viene utilizzato soprattutto per dipingere le pareti, perché è facilmente removibile senza lasciare residui e senza portare via l'intonaco. Questo scotch però può essere davvero super utile anche per altri scopi. Un utilizzo per esempio è quello di usarlo per disegnare a terra l'ingombro di mobili e tappeti per vedere che le proporzioni siano corrette. Il fatto che in teoria ci stia, per esempio, un divano di 2 metri non significa che sia proporzionato al resto o funzionale per potersi muovere. Come dico spesso, non c'è niente di meglio che vedere coi propri occhi per capire. Ovviamente ci sono dei programmi di modellazione 3D, anche gratuiti, che possono aiutare in questo senso, ma se non si è un po' avvezzi può diventare una cosa lunga. Disegnare invece con il nastro adesivo è veloce e immediato. Quindi disegna per terra gli elementi che vorresti e muoviti nella stanza per vedere che sia tutto funzionale e proporzionato. Questo trucco si può utilizzare anche sui muri per vedere se ci starebbe bene una boiserie o delle lampade a pareti. Lo puoi utilizzare anche per creare la tua composizione, che sia solo quadri o quadri e specchio o anche con altri oggetti. Per questo però c'è anche un altro trucco. Ti basterà disegnare sul muro con il nastro il contorno delle cornici o degli oggetti e vedrai che subito se il risultato ti piace davvero. Tra l'altro il nastro è validissimo anche per appendere quei quadri o specchi che hanno 2 ganci. Basterà mettere il nastro dietro il quadro o specchio all'altezza dei ganci e segnare su di essi dove sono posizionati. Poi si metterà il nastro sulla parete all'altezza desiderata, facendo ovviamente attenzione a metterlo in bolla e voilà, il gioco è fatto. Questo eviterà di dover prendere la misura della distanza tra i 2 ganci, che spesso è improponibile, virgola. Che tu debba appendere un quadro o una composizione di quadri, magari anche con altri oggetti, è importante valutare bene proporzioni ed altezze. Per fare questo ed evitare di bucherellare inutilmente il muro, puoi utilizzare il trucco di prima, ovvero il nastro da decoratore, oppure farti aiutarti da carta e cartone. Personalmente preferisco questo metodo perché la carta contrasterà dal muro per tutta la superficie del quadro, dando un'idea a mio avviso ancora più chiara. Non solo, se la posizione non ti aggrada, sarà più facile spostare la carta che rifare la cornice con il nastro. Il trucco è molto semplice: disegnare il profilo del quadro o specchio o qualunque oggetto sulla carta e ritagliarlo. Consiglio inoltre di disegnare anche la posizione del o dei ganci e magari di scrivere la descrizione del quadro. Poi posiziona il ritaglio sul muro fermandolo con uno scotch di carta o con il nastro da decoratore. Con questo semplice espediente puoi spostare e rispostare i fogli di carta finché non sei sicuro di aver trovato la posizione giusta. Avendo poi segnato la posizione dei ganci, sarà un attimo poi piantare il chiodo o bucare per mettere i tasselli.
Così facendo bucherai nel posto giusto al primo tentativo e la parete ti ringrazierà. Se hai vasi che hanno un'apertura grande, mettere dei fiori, siano essi veri o finti, è davvero complicato perché si appoggeranno ai bordi del vaso lasciando il vuoto in mezzo. Anche qui il trucco c'è ed è davvero semplice ma efficace. Di nuovo usare il nastro adesivo, in questo caso possibilmente quello trasparente. Ti basterà creare con lo scotch una sorta di griglia sulla bocca del vaso e poi sistemare i fiori all'interno di questa griglia. Il risultato è garantito. Se il vaso è molto grosso e non fosse di vetro, un altro modo potrebbe essere quello di metterci dentro un vaso più piccolo. I libri sono davvero un bellissimo modo per decorare la casa. Sul tavolino, sulle mensole o sulla console danno quel quid alle nostre composizioni. Il problema dei libri spesso però è che il colore delle copertine non si abbina per nulla alla palette colore che si è scelto. Se questo fosse il caso e comprensibilmente non vuoi comprare libri apposta solo per la decorazione, puoi decidere di foderarli. Basterà comprare della carta o della stoffa che si abbini alla palette colori che hai scelto per la casa e foderare i tuoi libri preferiti. Per riconoscerli poi potrai scrivere il titolo a mano se hai una bella grafia, stampare un'etichetta o usare dei timbri. Così facendo potrai mettere i tuoi libri preferiti nelle tue composizioni. Potrebbe anche essere un'idea avere una copertina per ogni stagione, o almeno due, una per autunno e inverno e una per primavera e estate. Immagino che tu abbia un portaposate nel cassetto della cucina e ogni volta che lo apri questo si sposta finendo nel fondo. Quanto è fastidioso! Poi magari hai anche degli oggetti a cui tieni particolarmente, che sono correttamente esposti, ma c'è il rischio di urtarli o se hai bambini o animali hai paura possano cadere. Come fare in questi casi? Semplicemente facendo come nei musei. Bloccare questi oggetti con la cera o il nastro biadesivo. Nella fattispecie come cera esiste il Museum Wax e come nastro biadesivo il PFX Nano, li trovi su Amazon, ti lascio anche il link in descrizione. Basterà mettere una piccola quantità di cera o un pezzettino di nastro per bloccare gli oggetti dove vuoi. Sia cera che nastro biadesivo sono comunque facilmente removibili senza lasciare residui. Quante volte ti è capitato di voler mettere una lampada che sia da terra o che sia da tavolo in un posto e poi non avere una presa vicina? Quando questo è il caso o si usano in estetiche quanto pericolose e prolunghe oppure si finisce per rinunciare a mettere lì la lampada. Ebbene, anche qui finalmente c'è la soluzione, ovvero le lampadine ricaricabili. Grazie a queste lampadine potrai aggiungere qualche punto luce, magari anche a parete per dare quel quid in più, anche senza dover rompere da nessuna parte o rifare l'impianto elettrico. Tra l'altro, grazie al telecomando potrai anche decidere la luminosità regolandola a seconda delle necessità. Le puoi trovare su Amazon. È ora di reimbiancare le pareti di casa. Se le hai bianche, nessun problema. Ma se le hai colorate e vuoi mantenere il colore, devi ricordarti i codici. Facilmente non li hai più, è normale ed è capitato a tutti. Per ritrovare il colore giusto, se non vuoi comprare strumenti appositi, bisognerà raschiare un po' di intonaco, magari sotto una presa o dietro un mobile. Il negozio di vernici ha gli strumenti per riconoscere il colore. Una volta trovato però, per evitare di impazzire la prossima volta e di dover ogni volta rovinare il muro per poi ristuccarlo, ti svelo un trucco efficace. Smonta la placca di una delle prese e scrivi dietro con un pennarello indelebile il codice del colore di quella parete.
Così facendo, soprattutto se hai più colori, non dovrai impazzire a ricordarti i codici o dove hai messo il foglio in cui li hai segnati tutti. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!